7 funzionalità svelate dalla demo. Numero 1. Il contesto. Il protagonista, del quale il giocatore va ad indossare le scarpe, apprende da una lettera che ha ereditato la casa ed il negozio di gemme un tempo appartenuti a sua nonna. Ma non solo, con il negozio acquisisce anche i debiti a carico. Sarà un'ulteriore lettera a chiarire l'importo del suddetto debito. 1 milione di bagliori. Questa dinamica si concretizza in partita con la presenza di un certo PNG, il quale, durante il progresso di gioco, si presenterà periodicamente per riscuotere il denaro dovuto. Numero 2. La miniera. Dall'ambiente principale si accede al primo degli ambienti secondari tramite questo passaggio. Il sistema di gallerie che compone la miniera è abbastanza intuitivo e personalmente ho apprezzato molto il sottofondo sonoro di quest'area, perché contribuisce ad un'atmosfera tale che rende l'attività molto immersiva e tranquilla. I livelli possono essere di forma e grandezza variabile ed ognuno ha 2 scale. Una scenderà sempre al livello sottostante, mentre l'altra salirà sempre all'ambiente principale, ignorando i livelli scesi nel mezzo. Questi scintillii, invece, segnalano i punti di scavo. In essi l'estrazione di gemme sarà maggiormente ostacolata man mano che si va in profondità. La difficoltà principale riscontrata nei livelli più profondi è la presenza di pilastri. Questi, se vengono semplicemente urtati, creeranno della polvere, ma se vengono scossi ripetutamente provocheranno un crollo. Quest'ultimo renderà lo scavo inagibile, perciò si dovrà passare ad un altro scavo. Numero 3. Gemme ed artefatti. Una volta che il PG sarà risalito dalle gallerie, svuoterà in automatico all'interno di questo baule il contenuto del sacco. Entrambe le categorie di elementi vengono estratte al loro stadio grezzo, quindi necessitano di essere rifinite. Per fare ciò si utilizza il banco da lavoro. Sulla destra viene riportato il contenuto complessivo del baule, il quale è un inventario a sé rispetto alla capacità del sacco, e gli elementi in esso possono essere riordinati per valore o tipo. Per quanto riguarda invece gli strumenti di rifinitura, appariranno al loro tempo nel mentre. Avendo giocato la demo oltre i 10 giorni prestabiliti, ho sbloccato letteralmente tutto il possibile.
Gli artefatti vengono rifiniti alla stessa maniera delle gemme, però non vengono venduti ma collezionati in questo scaffale girevole. Nonostante ne venga svelata solo una, nella versione completa lo scaffale sembra possa essere figurativamente girato attraverso delle frecce, quindi esistono ulteriori collezioni da completare oltre a quella che vedi. Numero 4. Il negozio. In alto a destra si trova la stellina che conteggia il livello della reputazione, mentre sotto il contenuto del baule, quindi l'inventario. Sulla sinistra invece si trova un piccolo pannello con le informazioni sulla clientela. Questo non va ad indicare solo quanti clienti ci siano ancora in fila, ma anche quali siano le loro richieste. Ed è decisamente utile saperlo perché ogni PNG si presenterà con le idee ben chiare. Il cuoricino indica la gemma voluta, mentre la X indica quella non voluta. Sarà possibile vendere loro qualunque gemma, tranne quella che non vogliono. Ovviamente una gemma voluta verrà pagata di più di una gemma di ripiego, ma il guadagno è comunque assicurato. Sapere in anticipo quale gemme siano richieste dagli altri permette quindi al giocatore di non venderle prima del tempo, garantendo agli affari un progresso migliore. Numero 5. I potenziamenti. Al termine della giornata sarà possibile, tramite il tavolo, accedere ad un ulteriore ambiente secondario. I potenziamenti svelati sono trapano, manuale di esplorazione, lucidatura gemme, rilevabilità gemme, televisore ed infine contrattazione. Non so se la pensi allo stesso modo, però a me sarebbe piaciuto che fosse stata data dinamicità al tasso e l'ambiente avrebbe acquisito quel non so che in più che l'avrebbe reso ancora più impattante di com'è. Numero 6. Il tempo. Le giornate vengono scandite da questo semicerchio qua su ed il sistema è molto semplice. Durante il primo segmento il negozio è chiuso, quindi si può spendere il tempo ad estrarre o rifinire le gemme. Durante il secondo segmento il negozio è aperto, quindi converrebbe recarsi e vendere qualcosa, tuttavia non è obbligatorio. Una giornata può anche essere dedicata interamente alla miniera, con la consapevolezza però che se si saltano le vendite, saltano anche gli incassi. Inoltre, per concludere la giornata e passare a quella successiva, basta interagire con il divano ed il gioco verrà automaticamente salvato. Per completezza, così è come si presentano gli spazi salvataggio. Numero 7. La casa. Innanzitutto, il protagonista riceve le chiavi dell'abitazione da Pietro, una roccia domestica anch'essa appartenuta a sua nonna. Questo punto l'ho lasciato per ultimo perché sostanzialmente lo scenario principale l'ho già approfondito, nelle possibilità della demo, quindi rimane un'ultima opinione personale al riguardo. Anzi, più che un'opinione personale è una visione soggettiva che mi è saltata in mente a seguito di considerazioni generali sullo spazio. Tra tutti gli ambienti mi ha colpito un po' di più quello collegato ai potenziamenti ed ho trovato un po' un peccato che sia stato dato al tavolo il compito di fungere da portale. A livello logico ho compreso il concetto del catalogo cartaceo accessibile da un quadernone, ma allo stesso tempo trovo che sia stato dato troppo carattere all'ambiente collegato per essere semplicemente raggiunto dal tavolo. Non per nulla mi sarebbe piaciuto che fosse stata aggiunta una seconda galleria. Avrei sostituito il tavolino basso con la seconda galleria, lasciandoci appeso il calendario a fianco, ed avrei lasciato sul tavolo solo la lampada ed i fiori per poterci inserire il telefono e le lettere. Inoltre, immaginando questo posto moderatamente in pendenza, avrei anche sostituito la finestra della cucina con dei mobiletti alti, dato che questa zona sarebbe stata più in profondità nel terreno rispetto all'altra da cui invece entra la luce dall'esterno. E con questo piccolo excursus è tutto.